Una delle cose più difficili nel ritratto è ottenere un volto che assomigli davvero all'immagine di riferimento. In questo video vi farò vedere tutti i passaggi intermedi per ottenere la massima somiglianza in un ritratto. Ciao allievi, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video vi farò vedere come ho realizzato questo ritratto di Timothée Chalamet totalmente a mano libera, ottenendo la somiglianza dopo una serie di passaggi intermedi. Il focus di questo video sarà infatti il confronto tra tutti i passaggi che portano dal primo tentativo all'ultimo per ottenere la massima somiglianza possibile, senza griglie e senza ricalcare. Prima di incominciare però, se non l'avete ancora fatto, vi invito a mettere un bel like a questo video e ad iscrivervi al mio canale per non perdervi ogni settimana nuovi video su disegno e pittura. Per questo video utilizzerò un foglio di carta da disegno liscia, delle stecche di fusaggine in varie dimensioni, io ho anche questi pezzi più piccoli che utilizzerò per le fasi iniziali, una matita fusaggine, una gomma di precisione Tombow Mono 0 e una gomma pane. Di tutti i materiali che userò in questo video vi lascio il link qua sotto nella descrizione. Inizio con questo panetto di fusaggine bello stondato a definire quelle che mi sembrano essere le linee principali. Questo è quello che nel mio nuovo corso di ritratto avanzato, che tra parentesi è appena uscito e di cui vi lascio il link qua sotto nella descrizione del video, insomma è quello che definisco fisionomia intuitiva, ovvero la prima impressione che ci viene vedendo un volto nuovo e che quindi cerchiamo di lasciare il prima possibile e il più velocemente possibile sopra il foglio. La fusaggine è proprio lo strumento perfetto per fare questo, perché ha un segno molto largo e scuro, che però è anche molto facile da correggere e da rimuovere. Il centro del mio nuovo corso di ritratto avanzato è proprio capire la ricerca della fisionomia, perché la fisionomia non è qualcosa che noi vediamo e riusciamo a rappresentare subito o a ricordare molto bene. Infatti, se proviamo a disegnare a memoria anche soltanto il volto di una persona che vediamo tutti i giorni, questo ci viene molto difficile. Quando disegniamo un volto, la fisionomia infatti va ricercata attraverso un processo di continue prove ed errori, ed è proprio questo processo che vi mostrerò nel disegnare ben 14 volti all'interno del mio nuovo corso di ritratto avanzato, nel quale attraverso lezioni in tempo reale vedrete quante volte effettivamente correggo il mio disegno e provo nuove strade per avvicinarmi il più possibile alla fisionomia. Ed ecco qui il tentativo numero 1. Si riconosce che è un ragazzo, si riconosce che ha una mandibola molto ben strutturata, degli occhi grandi, un naso stretto, ma assolutamente non si riconosce che è Timothée Chalamet, quindi io ho altri 9 tentativi per cercare di avvicinarmi al massimo alla sua fisionomia. Quello che fa davvero la differenza è quella che ho definito fisionomia generale, quindi il rapporto di distanza tra i singoli elementi del volto. Questo volto è un po' troppo allungato, c'è troppa distanza tra gli occhi e il naso, così come dal naso al mento, quindi io devo andare ad alzare tutte le parti del terzo inferiore del volto per andarlo a rendere un po' più quadrato. Quindi vado a spostare un pochettino più su le narici, così come le ombreggiature del volto, la bocca e anche il mento. Appena faccio questa modifica vedo che il volto prende subito una conformazione un pochettino più quadrata e, sebbene sia ancora un volto molto diverso, molto più somigliante rispetto a prima. Questa ombreggiatura radente sul volto è molto importante per descriverne la struttura, gli zigomi molto alti che caratterizzano Timothée. Questo è il secondo tentativo, siamo ancora distanti da raggiungere una buona somiglianza, ma ci stiamo avvicinando. Mi sembra che già col tentativo 2 la fisionomia generale sia azzeccata, quindi che le distanze tra le parti e le loro dimensioni siano giuste. Vado allora adesso a correggere la fisionomia particolare, quindi quelle che sono le caratteristiche specifiche di ogni elemento del volto. Ho corretto quindi la forma degli occhi per renderli un po' più ripiegati verso il basso e verso l'esterno e sto ora cercando di correggere la mandibola, che ha una forma davvero unica e molto particolare e che è un elemento determinante per raggiungere la massima somiglianza. Ecco qui il tentativo numero 3 e per il tentativo numero 4 voglio davvero andare a migliorare e rendere più somiglianti le forme dei singoli elementi, sopracciglia, occhi soprattutto, naso, ma anche le labbra hanno da correggere qualcosa.
Sebbene la fisionomia particolare sia meno importante di quella generale, perché la fisionomia generale determina i rapporti tra le parti e, ad esempio, in un'immagine molto piccola di un volto o in un volto visto da molto lontano, è ciò che determina la sua riconoscibilità a prescindere dai singoli elementi specifici, la fisionomia particolare comunque che poggia sulla fisionomia generale è altrettanto importante, perché da vicino in un volto, nella dimensione di un ritratto o di una dimensione reale o più grande, determina ciò che distingue e caratterizza quel volto rendendolo riconoscibile da più vicino. Curare la fisionomia particolare non significa scendere nei dettagli, ma significa curare la forma di ogni singolo elemento del volto, spostando su e giù gli angoli della bocca, gli angoli degli occhi, allargando o stringendo le ali delle narici, la forma della mandibola e così via. Questo è il tentativo numero 4 e vediamo che ci stiamo davvero avvicinando alla fisionomia di Timothy. Capirete che andando a dividere dei tipi diversi di fisionomia, intuitiva, generale, particolare, si riesce meglio a capire come è fatto il percorso per avvicinarsi alla somiglianza in un ritratto, ed è per questo che ho dedicato delle lezioni diverse ad ogni tipo di fisionomia all'interno del mio corso di ritratto avanzato. Per aumentare la somiglianza in questo tentativo numero 5 ho stretto la parte inferiore della mandibola per dare al volto una forma un pochettino più triangolare e poi sto sistemando un attimo la forma degli occhi e ora voglio andare a sistemare anche la forma del naso per rendere anche questa un po' più triangolare e con la punta più sottile rispetto a prima. Sto andando a strutturare attraverso il chiaroscuro la forma particolarissima di questo naso che è anche un pochettino storto e poi vado a stringere ancora la base del naso. Adesso voglio alzare un pochettino di più ancora le labbra senza renderle troppo spesse e per questo quando alzo il limite del labbro superiore devo alzare anche la riga di separazione tra le due labbra. Questo è il tentativo numero 5 e devo dire che sono contenta di vedere che stiamo andando sempre più vicini alla somiglianza effettiva. Nei prossimi 5 tentativi andrò davvero a rifinire il ritratto correggendo quei piccoli dettagli che fanno la differenza e che sono davvero difficili da riconoscere perché sono spesso molto sottili e immagino che un occhio poco allenato faccia davvero fatica a riconoscere quali parti correggere. Qui bisogna un po' fare il gioco delle differenze e cercare di capire cosa correggere senza però cadere nella tentazione di ingrandire troppo l'immagine di riferimento, perché questo può sempre essere fuorviante. L'immagine di riferimento dovrebbe essere sempre della stessa dimensione del disegno, così da trarci poco in inganno. Non dimenticate che anche un buon chiaroscuro e un buon contrasto sono importantissimi per aumentare la somiglianza, perché questi descrivono il volume del volto. Ed ecco qui il tentativo numero 6. Gli occhi e il naso mi sembrano andare bene, quindi vado ora a sistemare un po' i volumi con un pennello asciutto e con la stecca di fusaggine e poi voglio andare a sistemare ancora un pochettino questa mandibola che è diventata un po' una fissazione perché voglio farla veramente esatta. Sistemo anche un pochettino le labbra dandole un colore e un volume e poi mi rendo subito conto che in realtà il labbro inferiore è troppo spesso, quindi lo assottiglio un pochettino e noto subito un salto di somiglianza. Se alzo il limite del labbro inferiore però devo anche alzare la linea di separazione tra labbro inferiore e mento in quello spaziettino d'ombra che si chiama depressione e poi vado ad aggiustare un pochettino ancora il chiaroscuro ed eccoci qui con il tentativo numero 7 finito. Ne mancano solo 3! Per questo tentativo numero 8 utilizzerò soltanto strumenti di precisione, quindi la matita fusaggine e la gomma di precisione e anche la gomma pane. Voglio andare a dare più definizione ai singoli elementi del volto e ad intensificare il chiaroscuro, così da compiere quegli step piccolini ma necessari per passare da un ritratto che vagamente assomiglia a Timothy e arrivare a un ritratto in cui dici caspita è veramente lui. Qui bisogna acuire la propria attenzione verso quelli che sono i particolari, quindi dire questa zona deve essere più chiara o più scura, più larga o più stretta, più definita o più sfumata. Bisogna analizzare proprio tutti i singoli elementi del disegno che sono differenti dall'immagine di riferimento e andarli a correggere subito appena li si nota, perché sono così tanti che se non lo facciamo subito ce li dimentichiamo. Queste modifiche sono spesso minime, ma vedete quanto in realtà cambiano la fisionomia e l'effetto generale. Ho cambiato la forma degli occhi, ho definito meglio queste ciglia e sopracciglia molto folte e importanti.
e poi sono andata a intensificare o attenuare il chiaroscuro dove necessario. Ora sto cambiando la forma delle labbra facendo dei piccoli passaggi che però sono drastici se confrontate il tentativo 7 con l'8. Ed ecco il tentativo numero 8, siamo davvero alla resa dei conti, c'è ancora qualcosina da correggere, principalmente ora sto aggiungendo definizione alla punta del naso, alle sopracciglia, agli estremi del volto e aggiungendo anche qualche dettaglietto come peletti o nei. Ora sto definendo ancora le forme del volume attraverso la definizione del chiaroscuro, ma non sto andando a creare delle modifiche sostanziali, semplicemente sto andando a rifinire il ritratto e secondo me lo stacco tra il tentativo numero 8 e quello 9 si compie proprio in una sola modifica drastica che ho fatto, ovvero spostare di mezzo millimetro il lato della mandibola perché è davvero troppo caratteristica e deve dare questa forma triangolare al volto. Questo è il tentativo numero 9 e con il prossimo devo finire. C'è da dire che il volto mi piace, penso di lasciarlo così, quindi con questo tentativo numero 10 andrò soltanto a rifinire il contesto, che è importantissimo per dare una buona cornice a un volto bene riuscito. Quindi sistemo il collo e spalle, orecchie e capelli con dei segni rapidi ed espressivi come solo la fusaggine mi può permettere di fare. Ora mi avete visto fare questo ritratto in poco più di 10 minuti, ma se volete vedere il processo completo di un'ora insieme al processo completo di tanti altri disegni e dipinti qui sul mio canale, vi invito a valutare l'iscrizione all'abbonamento Super Allievi, attraverso il quale potete vedere i video in tempo reale di tanti miei tutorial che non farò vedere da nessun'altra parte in tempo reale, oltre ad altri vantaggi come vedere in anteprima i video senza aspettare il sabato, partecipare a sondaggi dedicati e solo per gli abbonati attraverso cui sceglierò quali altri video pubblicare, ringraziamenti speciali, sconti esclusivi e risposta prioritaria ai commenti. Potete farlo cliccando sul pulsante abbonati qua sotto al video. Bene, questo ritratto è quasi finito, se vi chiedete come utilizzare la fusaggine e il carboncino come ho fatto io vi lascio qua in alto a destra il link a un video in cui parlo proprio di questa tecnica. Spero che questo video vi sia stato utile e che se volete approfondire la fisionomia e l'espressione vi invito a valutare il mio corso di ritratto avanzato a cui vi lascio il link qua sotto nella descrizione. Se questo video vi è stato utile non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al mio canale per non perdere ogni settimana video gratuiti su disegno e pittura. Per oggi è tutto, io vi auguro tanti buoni disegni e ci vediamo settimana prossima in un nuovo video. Ciao!